Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Digital Mystery, dedicata a Super Mario 64. Quello di oggi è il secondo appuntamento dedicato ad uno dei videogiochi più amati degli anni 90, ma anche uno dei più creepy, capace di generare numerose teorie da brivido su questo titolo. Ce n'è una in particolare così ben argomentata che sembra difficile possa trattarsi solo di un'invenzione, ossia quella che vede Super Mario 64 contenere una sorta di messaggio subliminale, un significato nascosto che rende il giocatore protagonista di un vero e proprio rituale massonico. E sebbene a prima vista possa sembrare l'ennesima stupidaggine cospirativa, vi consiglio di seguire attentamente l'argomento perché potreste cambiare di idea. O forse no. Alla fine comunque sarete voi a dover decidere se la teoria possa essere considerata attendibile. Ecco quindi agghiaccianti teorie su Super Mario 64, un rito di iniziazione massonico e illuminati. Cosa pensereste se vi dicessi che Super Mario 64 è in verità un rituale digitale massonico e illuminati? Probabilmente la maggior parte di voi scoppierebbe in una risata. Eppure, sembra proprio che gran parte degli elementi presenti nel gioco o delle situazioni che Mario affronta durante la sua avventura facciano riferimento proprio ai rituali di iniziazione tipici della massoneria. Quella che vedremo qui di seguito è la teoria che elaborò un utente di Twitter, Owen Cyclops, nel dicembre del 2018. A primo impatto la teoria sembra semplicemente assurda. Eppure, se esplorata in dettaglio, fa emergere dei punti molto interessanti. Vediamoli insieme. Il gioco inizia in questa sala massonica. Il pavimento è a scacchiera, un simbolo del mondo degli opposti polarizzati, il mondo fisico su cui si basa il rituale. Le monete in questo gioco sono in realtà pentacoli, le stesse monete che troviamo nei tarocchi, cariche di simbolismo occulto. Mario è un personaggio tipo Mercurio che viaggia tra regni differenti. La prima mappa consiste in un sentiero che si snoda su una montagna gigante, con ostacoli lungo il cammino. Detta immagine è estremamente comune nell'occultismo, ma anche nel rosacrucianesimo. In cima alla montagna si trova di solito un simbolo regale che incarna la divinità, e anche nel gioco è lì che facciamo il nostro incontro con il boss, un personaggio che indossa una corona. Il secondo livello è rappresentato da un mondo fluttuante. È proprio in questo mondo che Mario incontra un gufo, che lo istruisce sul modo in cui può utilizzare la sua ombra per spostarsi nello spazio. Il gufo è senza dubbio il più classico simbolo delle società segrete. Lo si trova sulla banconota da $1, associato ad Atena, eccetera. In seguito il gufo fa cadere Mario su un'isola all'interno di una gabbia. Ora, in alcuni rituali massonici, l'iniziando viene invitato a stendersi in una bara per inscenare la propria morte e successiva rinascita. Forse qui il parallelismo tra gabbia e bara non è immediato, ma sembra proprio che liberarsi della stessa possa essere il simbolo della superazione di uno stato di prigionia, di inattività, un'uscita dalle proprie limitazioni, proprio come succede nel passaggio dalla morte alla vita. Se consideriamo poi la necessità di immergersi e di risalire in superficie per completare il livello, l'associazione con un finto battesimo di te stesso nell'acqua digitale è abbastanza immediato. Proseguendo ulteriormente, si arriva al livello della montagna di neve. Per spiegare questo punto del gioco è necessario tenere conto che l'Elite usa certi concetti come l'idea popolare del mistero dell'Antartide per illudere le persone e tenerle all'oscuro della realtà. Cose come queste confondono. Ad ogni modo, uno dei punti chiave del gameplay in questo punto consiste nell'acquisizione di una stella dove un pazzo di neve perde la testa. Il principale mito della religione oscura della misteriosa Babilonia è quello di Osiris, il personaggio che viene smembrato è Iside, che cerca parte del suo corpo. Per riassumere gli elementi incontrati fino ad adesso, al principio del gioco abbiamo attraversato la grande sala con simboli massonici, scalato una montagna e ucciso un re. Un gufo ci ha fatto cadere in una gabbia, siamo stati immersi nell'acqua e abbiamo trovato una testa mozzata e ricostruito un corpo. Dopodiché Mario scende in un seminterrato ed è qui che avviene la seconda parte del rituale. Dopo aver percorso un lungo corridoio ed essere uscito all'aperto attraverso lo stesso, si trova in un cortile giusto dietro il grande castello di Peach. E nel centro di detto cortile c'è questa scultura, dentro una piccola fontana battesimale. Si tratta di una stella in cima a una piramide
a cui manca la parte superiore. La piramide con la calotta mancante è un altro simbolo massonico. Sul dollaro e su certi edifici, detta parte mancante rappresenta proprio quella del fallo perduto di Osiris. Per supplire alla grave perdita, la moglie ne costruisce quindi uno d'oro. Comunque l'elemento che con molta probabilità generò più discussioni fu questa targa, usata come riferimento per la teoria della cospirazione Hell is Real. Si diceva infatti che sulla stessa comparisse proprio la scritta Hell is Real, L è reale, seguita da un numero, riferendosi al fatto che all'interno del gioco era possibile arrivare ad un punto dove veniva recuperato Luigi e lo stesso diventava un personaggio giocabile. Ma la teoria venne poi smentita e Nintendo liquidò la questione dicendo che la targa fosse solo uno scherzo e che davvero non avesse nessun significato. Eppure, altre teorie parlano di quelle lettere non identificate come di una data impossibile da identificare, perché espressa in un formato tipico delle società segrete. E visto così, diventa ancora una volta un elemento che ci ricollega alla massoneria, ma a livello presenta altri punti di contatto con le società segrete. Nello stesso sono presenti nemici rappresentati da grandi occhi che ti guardano. C'è anche un boss, che non è altro che un occhio gigante. Per ucciderlo devi lasciarlo guardarti e quando smette di farlo, girargli attorno. L'atto di girare intorno a qualcosa è una forma pagana di culto. Altri elementi simbolici sono delle bare che rappresentano ancora una volta la morte e la rinascita nel rituale, le torce presenti in una stanza, che rappresentano una sala sotterranea processionale, pavimenti massonici a scacchiera e una caverna, un altro luogo tipicamente simbolico e archetipico delle società segrete, che si adatta ancora una volta al tema della morte e della rinascita. Quando poi nel livello Mario ottiene il berretto rosso, diventa il mitologico Mercurio. L'immagine di un uomo con un cappello alato corrisponde nell'immaginario collettivo proprio a quella di Mercurio o di Hermes. Ma perché proprio Mercurio? Si tratta del dio pagano simbolo della forza e dell'energia cabalistica, occulta, che permette la navigazione tra i regni o il viaggio tra i mondi. Può raggiungere gli strati sotterranei e risalire verso i regni celesti. È il messaggero degli dei. Questo non significa necessariamente che i membri delle società segrete credano in un dio chiamato Mercurio. Si tratta solo di un simbolo di energia capace di attribuire ai membri della società segreta poteri straordinari. Il livello successivo si chiama Hazy Maze Cave ed è un labirinto sotterraneo. Qui l'elemento disturbante è un fumo giallo che minaccia di soffocare Mario. Questa nebbia soffocante non è altro che zolfo. Lo zolfo è sempre stato associato al diavolo e al fumo infernale, ma è anche simbolico in alchimia di uno dei tre principi, una delle tre sostanze di cui tutte le cose sono composte. Lo zolfo è lo spirito, ma più precisamente è lo spirito onnipresente della vita, una potenzialità onnipresente nell'universo in immagini codificate, sia letterarie che artistiche. Ma anche il fungo è stato usato come simbolo di questo spirito onnipresente della vita, in quanto sembrava nascere dal nulla. Il livello successivo è rappresentato da questo deserto. Il deserto, nell'occulto occidentale, è l'abisso che l'adepto deve attraversare. È come l'abisso della morte. In questa fase, Mario rimuove la pietra di copertura della piramide e penetra al suo interno. Nella mitologia dell'Elite, maestri come Platone e Pitagora venivano iniziati alle antiche religioni proprio all'interno delle piramidi. Questo è in parte il motivo per cui usano simboli egizi. All'interno di questa piramide, Mario affronta un altro boss, del tipo occhio che vede tutto. Questa volta, però, l'occhio è al centro di una mano gigante. Ed è giunto al livello successivo, nella parte più alta del castello di Peach, che sei costretti a guardare in questo specchio e ad osservare, per la prima volta, la telecamera che apparentemente ti ha osservato per tutta la durata del gioco. Questa telecamera viene introdotta solo per un secondo all'inizio del gioco, ma questa è la prima volta che la si vede durante il gameplay e il gioco ti obbliga ad interagire passivamente con lei. Questo punto, apparentemente insignificante, ci ricollega ad una caratteristica dei riti delle società segrete. Quasi tutti, se non tutti, prevedono che al rituale assistano gli altri membri come spettatori. E questo perché si crede che la loro partecipazione in qualità di osservatori
aumenta il potere magico del rituale di iniziazione. È qui che ci si rende conto che l'avventura ha sempre avuto un pubblico silenzioso, il cui scopo era quello di dare ancora più forza al passaggio del giocatore da iniziando a membro ufficiale della società segreta. Subito dopo, Mario salta in direzione del dipinto nello specchio ed il passaggio è completo. Il rito di iniziazione si conclude. Se a questo aggiungiamo molti altri elementi, come un livello rappresentato interamente da un arcobaleno, i vari poteri che Mario acquisisce durante il gioco ed altre ambientazioni caratterizzate dal pavimento massonico e dalla presenza di cumuli di monete e pentacolo, sembra proprio che Super Mario 64 non solo sia il simbolo di un rituale iniziatico di stampo massonico, ma che si traduca in una vera e propria iniziazione digitale ad una società segreta, che utilizza un gioco all'apparenza innocente per creare a livello teorico nuovi adepti. La domanda a questo punto è: ma se davvero Super Mario 64 riproducesse un viaggio simbolico dall'ignoranza all'illuminazione, se rendesse davvero membri a tutti gli effetti di una società segreta massonica, perché solo una persona si fece avanti a suo tempo per spiegare quel collegamento? Possibile che se ne fosse reso conto solo un giocatore isolato? Non sarà più probabile che Owen Cyclops abbia forzato l'interpretazione della maggior parte degli elementi del videogioco basandosi sulle numerosissime teorie inquietanti nate in collegamento allo stesso? Oppure c'era il vero in questa dettagliata teoria? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Ed è così, ragazzi, che si conclude la seconda puntata di Digital Mystery, dedicata alle terrificanti teorie legate al Super Mario 64. Domenica prossima ci sarà l'ultima puntata di questa miniserie, dove investigherò per voi la teoria più agghiacciante di tutte, quella che se fosse provata una volta per tutte renderebbe questo titolo davvero da brividi. Quindi ci vediamo domenica prossima, ragazzi. Un abbraccio a tutti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.